Venezia e la Torre dell'Orologio. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò della Torre dell'Orologio di San Marco. Ho prenotato online e il biglietto costa 15 euro, 12 per i residenti. Luogo di ritrovo è il Museo Correr, uno dei più importanti musei della città di Venezia. Dopo aver attraversato Piazza San Marco abbiamo ritirato i biglietti. Ero con mia sorella e ci hanno detto che era compreso il biglietto per il Museo Correr, che quindi in mezz'oretta abbiamo visitato. Di questo ho già fatto un video che vi linko in alto a destra. Comunque vi consiglio di visitarlo perché illustra nelle varie sezioni e nelle varie raccolte l'arte, la civiltà e la storia di Venezia. Qui abbiamo alcune opere del Canova, la collezione del Correr, che vanta più di 140 dipinti, tra cui alcuni di Bellini e il Carpaccio, più di 8.000 disegni antichi e oltre 40.000 incisioni, dal XV al XIX secolo. In più una collezione numismatica con più di 50.000 pezzi, da vedere. Dopo il museo, all'appuntamento è arrivata la guida e ci siamo spostati verso la Torre dell'Orologio, attraversando di nuovo Piazza San Marco per arrivare in una piccola porta nascosta da cui abbiamo cominciato a salire. Nel 1499, quando fu inaugurata la torre, l'edificio consisteva nella sola parte centrale, senza le due ali laterali che furono aggiunte nel XVIII secolo. Era uno dei 3 orologi con movimenti meccanici esistenti nel mondo, in quel momento il più evoluto e il più tecnologicamente avanzato, con movimenti non solo nel quadrante, ma anche all'altezza della Madonna e nei movimenti dei mori che suonavano la campana. Nel grande quadrante sono indicate le fasi lunari, tutte le costellazioni dello zodiaco, le cui raffigurazioni sono degli enormi segni zodiacali, ricoperti in foglia d'oro, e l'indicazione dell'ora suddivisa in 24 parti. All'epoca le 24 ore partivano dal levarsi e dal calare del sole, per cui un guardiano, detto l'aggiustatore, che viveva nella torre, correggeva con lo scorrere delle stagioni l'inizio e la fine della giornata. Esistevano nel quadrante anche dei pianeti che giravano intorno alla Terra, ma furono rimossi perché, passando dalla teoria geocentrica alla teoria eliocentrica, Venezia non voleva far brutta figura. Questo meccanismo, particolarmente all'avanguardia per l'epoca, era la somma delle conoscenze scientifiche della fine del Quattrocento. Sopra il quadrante si trova la Madonna in trono, sistemata al centro, tra due porte dalle quali l'orologio mostrava l'ora. Oggi, 2 volte l'anno, il giorno dell'Ascensione e all'Epifania, dalla porta a destra della Madonna escono in successione ad ogni batter d'ora un angelo che suona la tromba, seguito da 3 re magi che passando davanti a Maria si inchinano per rientrare nella porta a destra. Al piano superiore, sotto la baluastra della terrazza, compare un grande leone di San Marco, il potere della Serenissima. Raffigurata dal leone di San Marco, occupa una posizione ben definita nella gerarchia del potere veneziano. Infatti si pone sopra la Madonna, quindi sopra il potere della Chiesa, sopra il quadrante tecnologicamente avanzato, quindi sopra la conoscenza scientifica, e sopra le mercerie, le cose terrene, ma sottoposta ad un unico potere, il potere del tempo. Raffigurato da 2 grandi suonatori di campana, uno in sembianze giovanili e senza barba, l'altro vecchio, canuto e barbuto. In cima alla torre, quindi, 2 grandi figure in bronzo rintoccano la campana che si trova tra loro. Per il colore scuro del bronzo vengono chiamati mori. Questi rintoccano l'ora 2 volte consecutivamente, con un distacco di 5 minuti, per dar modo a chi si fosse perso la prima battuta di conoscere l'ora seguendo i rintocchi della seconda. All'interno, dopo aver salito alcune scale, tra cui alcune a chiocciola, la guida, devo dire molto brava, ci ha mostrato i pesi e i contrappesi del meccanismo, spiegandone il funzionamento. Stanze in cui viveva l'aggiustatore e la sua famiglia, e le statue che 2 volte l'anno escono per inchinarsi alla Madonna, Angelo e 3 re magi.
In più ci ha spiegato varie curiosità, tra cui quella che in realtà ci sono due quadranti, di cui uno verso Piazza San Marco, elaborato e molto esaustivo per i nobili e i viaggiatori che passavano, e il lato verso la merceria, molto semplice e lineare per il popolino più ignorante che voleva semplicemente sapere l'ora. Abbiamo visto quindi il balcone da cui si ha una vista incredibile, ma purtroppo non siamo saliti dai mori per il forte vento. Consiglio a tutti di fare questa esperienza perché ne vale veramente la pena e faccio di nuovo i complimenti alla guida, veramente brava. Vi lascio al resto delle immagini, soprattutto quelle dal balcone che si vede Piazza San Marco che è bellissima, solo quella vale la pena per la visita. Noi ci sentiamo al prossimo video. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!